Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Quest'oggi vi farò una ricetta particolare, rivisitata ovviamente da me perché io sempre devo comunque modificare, fare eccetera, che potete fare quando avete degli ospiti a cena all'improvviso, con pochissime cose. Allora, Interessante. è interessante perché comunque spesso capita che Eh magari si sì, presentano delle persone all'improvviso e tu rimani là così, che fai? La classica pasta? No, fai una bella parigina. bene. La parigina altri non è che una pizza torta rustica che si usa fare molto in Campania ed è buonissima tra l'altro, fatta con pochissimi ingredienti ma saporitissima. Allora, vi dico come la faccio io. Pomodori secchi che andrò a ridurre a pezzettini e poi in polpa che li vado a frullare nel mixer. Un rotolo di pasta per pizza, un rotolo di pasta sfoglia, prosciutto cotto, mi raccomando quello buono, Quanto ne serve? sono 3 fette, 3, 4, 5, dipende dalla quantità Certo. insomma che uno vuole mettere, e una scamorza affumicata. La ricetta originale prevede il pomodoro, la passata di pomodoro, pizza, pasta sfoglia, prosciutto cotto e scamorza non affumicata. Quindi ho voluto variare. Allora, come primo passaggio vado a tagliare tutti i pomodorini a pezzetti perché poi li andrò a mettere nel mixer in questo modo. Semplice, no? Sì. Quindi li faccio tutti quanti e poi ci rivediamo qui a pomodori frullati. Questo è il nostro rotolo di pasta di pizza, si vende tranquillamente in qualsiasi supermercato. Ecco, io lo lavoro leggermente con le mani, lo vado un pochino ad allargare per far sì che vada ad aderire perfettamente alla nostra teglia. È una teglia da 8 porzioni, e lo vado ad inserire qui in questo modo. Ora metto i pomodori frullati, che non devono essere ovviamente una crema, no? Perché se no non si sente poi la consistenza del pomodoro. E avremmo usato la passata. No? Esatto. La quantità dei pomodori può variare, ecco perché io non vi ho detto esattamente la quantità, però questa era 1,5 etti. Eh sì, è normale. Come si scalda, va giù. Ci vuole molto per... Per farla 5 minuti, per cuocerla 35 in forno già caldo a 200 gradi. Il colore è molto bello così. Eh, Poi il pomodorino secco dà quella consistenza... esatto, quel sapore differente. Ora andiamo ad affettare la nostra scamorza affumicata piuttosto sottile. Io avevo già iniziato perché onde evitare di farvi vedere tutta la scamorza tagliata. Allora, ti aspettiamo e ci vediamo tra poco. Sì, a questo punto abbiamo tagliato la nostra scamorza in fettine e io vado prima a mettere un po' di scamorza sotto, così, appena sopra il nostro pomodoro secco. Poi andrò a mettere le fettine di prosciutto cotto. Vedete, 3 sono più che sufficienti, perché insomma dipende da quanto la volete fare imbottita. E poi vado a mettere l'altra scamorza. In questo modo rimarrà bella soffice e condita. Vi posso assicurare che questa è veramente buonissima.
I vostri ospiti saranno felicissimi di mangiarla. Beh, vai a trovare qualcuno che in 5 minuti ti prepara un piatto del genere, lo vai a trovare più spesso. Ah, è vero, allora conviene non farlo. No, scherzo. E a questo punto che facciamo? Mettiamo la pasta sfoglia. Poi ricordiamoci, innanzitutto la carta, ecco, mettiamola meglio, così, perché comunque dobbiamo andare, e tagli, o scende o scendere, dobbiamo andare a ricongiungere le due parti. Questa ovviamente la togliamo, E voilà. tagliamo l'eccesso, Quindi devono aderire le due paste, esatto, le due sfoglie. pizza e sfoglia devono aderire, e andiamo ad accartocciarla in questo modo, poi la pinziamo con le mani. E una volta fatto? 35 minuti circa, in forno già preriscaldato, modalità statico. Ma devi fare Certo, il comignolo? il camino, amore, sì. Cammino? Vabbè, è la stessa cosa. Certo, ovviamente, scusami. Là, Mi ci raccomando, pinzatela bene, ci vediamo per il camino Dio santo. a tra poco. Allora, se volete, che è facoltativo, non è detto che a tutti piaccia questa cosa, potete spennellare la superficie con un tuorlo d'uovo e 2 cucchiaini di latte, un cucchiaio più o meno va bene, ok? Mescolate bene, molto bene, con un pennello, Tutto questo per quale motivo? perché viene più lucida, più colorata, sopra lucida, insomma è anche più bella da vedersi, ecco. Però se uno non c'ha tempo non lo fa, insomma, non è che ci voglia tantissimo, però guardate che poi che bel colore comunque che prende in cottura. Ok, ci vediamo tra una mezz'oretta. Ci vediamo, sì, 35 minuti in forno. A dopo. A dopo. È pronta, guardate un po' che spettacolo. È bellissima. Che dite? Vi piace? Ovviamente l'abbiamo fatta raffreddare un pochino. Anche Manfredo è d'accordo, avete sentito come miagola? Sì, sì, ha detto che ne vuole un pezzo anche lui. No, questa notte ti fa male, mi dispiace. E l'assaggio. Sì, ti tocca, sei il testimonial. Mi tocca. Sì. Qua. Voglio vedere anche com'è dentro perché... Guardate, è perfetta, guardate. La tiro su, così la vedete meglio. Guardate un po'. Cotta perfettamente. È bellissima. E poi, avete visto, a parte il tempo del forno, ci vuole veramente pochissimo a farla, veramente pochissimo. Vuoi assaggiarla? Certo, devo. Certo. Vuoi l'angoletto o il centro? Centro. Il centro. Ma chissà come mai. Basta così, vero? Sì. Ok, bravo. Guarda, guarda, è bellissima. Guardate che bella ragazzi, sul serio. Amore, scotta. Un'esplosione di sapori. Non riuscivo a parlare, c'ho la bocca piena. Ragazzi, è buonissima. Provate a farla. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao ciao!